Come affrontare un avversario più alto? Ragazzi, abbiamo fatto l'altro giorno un video dove vi spiegavo nel dettaglio diverse strategie per affrontare questa tipologia di avversario. Tra l'altro nel video facevo riferimento al match tra Alaverdi e Nongo. Vi dicevo, ragazzi, guardate quel match perché è un ottimo esempio per imparare delle strategie per affrontare un avversario alto, perché Nongo riesce in maniera eccellente ad affrontare Ramazor Alaverdi, che è molto più alto di lui. Ecco, che cosa voglio fare in questo video? In questo video guardiamo insieme questo combattimento round per round e andiamo a analizzare le strategie che Nongo ha utilizzato per battere e mettere in difficoltà quindi Alaverdi, ok? Prima di iniziare, di entrare nel vivo del video, però devo dirvi una cosa. Prima cosa fondamentale: domani alla stessa ora di uscita di questo video ne uscirà un altro, quindi se ancora non l'hai fatto iscriviti al canale e attiva la campanella per non perderti quello e i prossimi. Altra cosa fondamentale, ve l'ho già detto ma ve lo ripeterò fino alla fine del mese: il 28 a mezzanotte inseriamo nuovi materiali su Tecniche dei Campioni. Che cos'è Tecniche dei Campioni? Tecniche dei Campioni è un videocorso dove all'interno di questo ci sono le tecniche di grandi campioni studiate e analizzate, dove ti spieghiamo come riproporle al sacco nello sparring e durante i tuoi allenamenti. Ecco, a fine mese inseriamo nuove tecniche e il costo di questi videocorsi aumenterà. Però se lo prendi da adesso a fine mese lo paghi ancora a prezzo scontato e tutti i materiali che verranno inseriti per te saranno gratuiti. Ogni nuovo upgrade per te sarà gratuito totalmente. Quindi non perdere questa occasione, acquistalo subito e niente, che dire d'altro. Iniziamo a analizzare questo combattimento. Sigla! Mamma mia, come non mi piace Alaverdi che fa il kick. Guardate ragazzi come saltella, sembra veramente un ballerino. Nongo cerca di trovare la quadra ma Alaverdi continua a saltare. È veramente più alto di Nongo, Ecco, Nongo cerca di chiudere la distanza subito con un calcio medio. Vedete cosa è successo? Alaverdi ha cercato di chiudere e Nongo ha tolto la distanza. Ogni volta che Alaverdi si muove Nongo toglie la distanza, oppure come in questo caso si chiude totalmente. Ecco, ottimo. Ora parte l'attacco. Avete visto cosa ha fatto? Nel momento in cui è partito non ha mollato. Cosa vuol dire? Ha portato più colpi. Quindi quando avete un avversario più alto, raga, ogni volta che partite dovete mettere volume, Vedete cosa sta facendo Nongo? Ogni volta che Alaverdi parte, lui rimane chiuso a guscio come una tartaruga proprio. Guardate come ha le mani alte. È importante tenere le mani alte quando si ha un avversario più alto, perché se sfalsate la distanza questo rischia di mettervi giù. Vedete che Alaverdi, che è più alto, ogni attacco fa un attacco singolo, cioè cerca di chiudere con un attacco singolo. Questo è un ottimo modo per Nongo per riuscire a prendergli il tempo. Se Nongo è abile riuscirà a prendergli il tempo. Ecco, avete visto, è partito Alaverdi e Nongo ha rimesso con più colpi. In questo caso, raga, avete visto che è Nongo che prende spesso l'iniziativa e ogni volta che entra non entra mai con un colpo singolo, ma cerca sempre di mettere 2 o più colpi. Perché questo? Perché con un avversario più alto è importante colmare il gap di distanza e di conseguenza è difficile colmare il gap di distanza. Quindi se ogni volta devi ricostruire è un problema. Quindi è importante che ogni volta che colmi il gap di distanza cerchi di mettere più colpi possibili. Adesso Nongo martella con i low kick. Ecco, un'altra buona strategia per sconfiggere avversari più alti è quella di martellarli sui low kick, perché come sapete tutta la forza va improntata sulle gambe e martellargli le gambe può essere una buona strategia. Cosa buona, tirate fuori la testa, uscite bene lateralmente quando portate i low kick, perché se rimanete frontali coi calci lui è più alto di voi e arriva facilmente al vostro viso. Vedete, continua a chiudere di gamba Nongo. Vedete, Nongo cerca di chiudere la distanza per lavorare sulla corta. Perché vuole lavorare sulla corta? Perché ha le braccia più corte di quelle di Ramazov e quindi Ramazov sulla distanza corta non riesce a lavorare. Qui ovviamente siamo... si è preso un gancio Nongo che pensavo andasse. Per fortuna che è suonata la campana. Non mi ricordo cosa stavo dicendo. Ah già, qui siamo in one, quindi il clinch non è che lo facciano molto, lo sappiamo. One non è che fa realmente Muay Thai, anche se questo dovrebbe essere un match di Muay Thai, cioè non si vede un gomito, non si vede nulla. Vediamo un attimo gli highlights. Vedete, Nongo ogni volta che chiude non mette mai un colpo singolo, ma ne cerca sempre almeno 2 o 3. Qui si è rischiato. Ha rischiato. Guardate com'è chiuso
proprio per impedire gli attacchi di Ramazov e ripartire subito dopo che Ramazov ha lavorato. Bravissimo, Nongo è bravissimo. Sto match, ragazzi, lo dovete studiare proprio se volete imparare a gestire un avversario più alto. A prescindere dalla Muay Thai, anche se fate K1, sto match è da studiare. Andiamo sul secondo round, Ramazov continua a fare il salterino, veramente inguardabile. Nongo chiusissimo, sempre chiuso. Vedete, sta proprio chiuso per poi ripartire nel momento in cui Ramazov ha finito l'attacco. Ecco, vedete, Ramazov è andato fuori misura e Nongo martella subito coi colpi sulla corta distanza. Ramazov cerca sempre di usare jab frontali proprio per mantenere la sua distanza. Adesso invece ha portato un low kick e Nongo è ripartito immediatamente. Avete visto come si è lanciato Nongo per colmare il gap di distanza? Cioè si è lanciato sotto il diretto di Ramazov. Altra strategia interessante, nel momento in cui afferra colpisce subito per chiudere la distanza. Sempre chiuso, i pugni di Ramazov non fanno nulla. Vedete, ancora si lancia buttando fuori la testa proprio per colmare il gap di distanze. Ancora cerca il low kick perché Ramazov subisce il low kick, quindi lui si chiude e cerca di rimettere coi pugni per chiudere con il low kick. Oh, vedete, si è chiuso sul lavoro di Ramazov, quindi Ramazov lavora un colpo e Nongo cerca di rimettere almeno 2 colpi. Così, raga, dovreste studiare i match, dovreste guardarli con quest'occhio, cioè quello di capire le strategie. Guardate che Nongo cerca sempre di alzare il frontale proprio per non far capire con che attacco entrerà. Adesso Ramazov inizia a temere Nongo perché ovviamente i colpi gliene sono entrati tanti e già è uno che scappa di suo. Guardate, continua a chiudere di low kick Nongo e continua a chiudere di low kick. Come diceva il mio maestro, gli alberi si tagliano dalla base. è proprio la chiave di Nongo. La chiave di Nongo è proprio la chiusura del low kick a questo punto del match, perché Ramazov li soffre molto. Quindi lui sta chiuso, aspetta che Ramazov parta. Ora medio. Ancora sotto. Perché medio? Perché così cambia altezza. Perché entrare sempre di low kick Ramazov glieli anticipa. Quindi che cosa fa? Chiude, lavora sopra e lavora sotto. Ora sta chiuso, prova ancora il low kick. Pugno, urca. Ha rischiato un gomito girato non da poco Nongo, E infatti sta sanguinando. Ramazov ha la spalla insanguinata. Manca pochi secondi. Medio, guardate cosa ha fatto. Medio e subito pugno. Proprio per il fatto di non portare un solo colpo. È un casino chiudere la distanza con un alto così. Ok, andiamo sul terzo round. Che fatica. Ramazov è morto, però c'ha il sangue di Nongo sulla sua spalla. Perché girandosi probabilmente gli deve aver sfregato il naso. Vediamo gli highlights. Medio di Nongo. Vedete, qui si lancia Nongo proprio per colmare il gap di distanza. Però non è che si lancia a caso, si lancia abbassando la testa. Altra cosa importante, guardate sulla sua ginocchiata che cosa fa. Appena arriva il colpo lavora. Quindi lavora sul primo colpo di Ramazov. Sono le strategie di cui vi parlavamo ieri, di cui vi parlavo ieri, in sti giorni, col video dedicato agli avversari più alti. Io credo che adesso Nongo continui a martellare coi low kick, però cercando di mascherarli coi pugni e con i calci più alti, quindi medio barra alto. E credo che una buona strategia per Nongo potrebbe essere quella di chiudere con le mani, quindi andare anche a lavorare sul corpo dell'avversario, perché comunque è spompo alla Verdi e credo che possa essere una buona strategia. Adesso quando la pubblicità finisce andiamo a vedere. Mannaggia la pubblicità! Proprio scomodo un avversario come alla Verdi. Cioè sto video potrebbe essere anche valido su come affrontare un K1ista, un kickboxer, perché continua a colpire, uscire, vedete, accorce subito la distanza e quando è dentro mette 2 o 3 colpi. Low kick, chiusissimo. La guardia di Nongo è una cosa incredibile, cioè veramente una tartaruga. Oh, gomitata di Nongo. Avete visto, quando si clincia in queste fasi, in queste situazioni, non bisogna mai rimanere inattivi, specie in un palcoscenico come One. Quindi ha messo subito una gomitata. Cerca sempre il low kick, sta chiuso per rimettere di low kick. Oh, è dentro la sua guardia e mette 3 pugni. Ancora, ha capito che i pugni funzionano, quindi lo chiude all'angolo e martella di pugni adesso. Aspetta che parte e poi lavora. L'ha messo alle corde. Adesso lo finisce. Vedrete che lo lavorerà al corpo. Infatti, diretto al corpo, montante al viso, gancio al corpo, gancio al corpo. Ragazzi, i colpi al corpo sugli avversari più alti funzionano. Mamma mia, mamma mia. Che cannonate. È finito la Verde. Guardate, picchiando. Ancora colpo al corpo, avete visto? Una tempesta di pugni e colpi belli potenti al corpo. Alla Verdi basta, è finito.
è finito alla Verdi, gli fa la mitragliata, gli ha fatto il segno della pistola, se l'è presa sul personale, non go a sto giro. Allora, strategie che ci possiamo portare a casa, quelle che abbiamo visto fondamentalmente ieri, che vi ho spiegato ieri, cioè avversario più alto. Cosa numero uno, tenere sicuramente le mani più alte del solito, perché le distanze sono sfalsate. Il fatto che un albero alto lo tagli dalle radici, quindi l'utilizzo dei low kick, che non l'avevamo vista come strategia ieri, e non go qui l'ha esemplificata alla perfezione. Poi il fatto di lavorare sul primo colpo dell'avversario, quindi aspettare che l'avversario parta per poi mettere 2 o 3 colpi. Legato a questa la strategia del cazzo raga, quando siete dentro dovete mettere tanti colpi, dovete far volume, non vi basta un singolo colpo, perché poi sennò dovete ricolmare il gap di altezza e è un problema. Altra strategia interessante che ha utilizzato Nongo per non far capire la sua entrata è il fatto di continuare a alzare la gamba come se dovesse portare dei frontali. Questo perché? Perché così almeno Ramazov non capiva con che attacco poteva entrare. Nongo poteva entrare di low kick, poteva entrare di medio, poteva entrare di mano. L'obiettivo di Nongo era quello di mettere i low kick. Che cosa faceva? Cambiava distanza, cambiava colpo per poi chiudere con questo micidiale colpo, tanto volume. E ragazzi, quando picchiate di mano ricordatevi anche di picchiare al corpo. Avete visto che infatti l'ha finito con dei pugni praticamente potenti al corpo. Raga, io spero che questo video vi sia stato utile, che le strategie vi siano piaciute, vi consiglio di metterle in pratica, provarle nello sparring. E nulla, ricordatevi Tecniche dei Campioni, che è ancora scontato fino a fine mese, approfittatene, acquistatelo. E nulla, ci vediamo nel prossimo video con nuove strategie e nuovi consigli per la Muay Thai. Ciao! Thank you very much.